Saltarello. Il saltarello è una danza. Il suo nome qualche indicazione ce la suggerisce al volo, riguardo al passo, un salto, un movimento della gamba che si solleva da terra, e riguardo al movimento, l'andamento. È una danza vivace. Il periodo di massimo splendore lo abbiamo nel Medioevo e nel Rinascimento. E da un punto di vista geografico in Italia si sviluppa principalmente in Italia centrale. Non solo, ovviamente lo ritroviamo anche in altre regioni. E lo ritroviamo anche a livello europeo. Possiamo ritrovare qualche differenza regionale o locale, questo è abbastanza normale, però ci sono delle caratteristiche musicali tipiche, ricorrenti, e sono quelle su cui noi oggi puntiamo la nostra attenzione per poter riconoscere questa danza. Direi che il modo migliore per entrare è ascoltare. Ascoltiamo un esempio. Prendiamo un saltarello medievale e da lì partiamo poi per analizzare qualche caratteristica in più. Ascoltiamolo insieme. Quello che abbiamo sentito ha dato immediatamente l'idea della vivacità, dell'aspetto estremamente rapido e scattante, anche data dall'esecuzione bella briosa. Questo saltarello l'abbiamo ritrovato in un manoscritto del 1300 che adesso è conservato al British Museum di Londra. Questa è una trascrizione con la notazione moderna di quello che abbiamo ascoltato. E quindi ci soffermiamo su quelle che sono le caratteristiche di questo inizio, di questo saltarello, ma anche che ritroviamo in altri. La prima cosa, questa trascrizione, la vedete, è in tempo 6/8. Ripeto, una trascrizione con una notazione a noi comprensibile, utilizzabile e frequente, non quella antica. Quindi potete trovare varie trascrizioni, non solo questa. L'aspetto ricorrente da un punto di vista ritmico, che avete percepito al volo dall'esempio, è quello dell'accento, estremamente marcato. Quando parliamo di 6/8, per dare un'infarinatura rapidissima, vuol dire che ogni battuta, ogni parte di pentagramma delimitato dalla linea di battuta è suddivisa in 6 pezzetti, in 6 ottavi. Se io li devo solfeggiare, faccio 2 movimenti, ogni movimento lo divido in 3 pezzettini, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 ottavi, fanno 6 ottavi. Rapidissimo. Quello che voi avete sentito, taratataratataratata, do si la sol la si do re si do si la sol la si ta 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 ta. Sentite quell'accento costante su il primo dei 3, taratataratataratata. Quello aiuta il ballo. L'accento è immediatamente un aiuto al movimento. E la ricorrenza di queste 3 note veloci è tipica del saltarello. Se lo ritrovate scritto non in 6/8, quindi in un tempo cosiddetto ternario, ma in un tempo binario, potete ritrovarlo con un'altra grafica, che però crea lo stesso effetto. Vi faccio vedere adesso un esempio della prima battuta, scritta in 6/8 o in 2/4. Do si la sol la si, 1, 2, 3, 1, 2, 3, se siamo in 6/8. Se siamo in 2/4, devo utilizzare quella che si chiama un gruppo composto, la terzina, ma se la eseguo velocemente crea lo stesso effetto. Vi eseguo la battuta in 2/4, è do si la sol la si. La prima era do si la sol la si, la seconda è do si la sol la si. La stessa identica cosa. Se la terzina è veloce crea lo stesso effetto, un accento sulla prima. Quindi ritmicamente, accenti ben marcati e sequenza di 3 note rapide e veloci nel saltarello. Altra caratteristica che ricorre non solo in questo che adesso vi faccio vedere evidenziato, sono
gli intervalli ricorrenti. Qui si parla più da un punto di vista armonico. Il saltarello punta molto sull'intervallo di quinta. Quelli che vedete circolati sono tutti gli intervalli di quinta che abbiamo sentito in quel pezzetto. Intervallo vuol dire distanza tra due suoni, di quinta vuol dire che tra la prima e la seconda nota ci sono 5 note. Quelli che vedete evidenziati sono o Do, Sol, Do, Re, Mi, Fa, Sol, 5 note, o La, Mi, stessa cosa, La, Si, Do, Re, Mi, sia che l'intervallo avvenga ascendente, sia che sia Mi, La o Sol, Do, sempre 5 note sono, in salita e in discesa. Questo è tipico del saltarello. Adesso vi lascio l'esempio con gli intervalli di quinta e vi faccio risentire lo stesso esempio di prima. Ve lo lascio lì. Riascoltiamolo. Qui li abbiamo ascoltati e risentiti. Per averne un'ulteriore prova, sentiamo un altro esempio, sempre di saltarello medievale. Qui risentite sicuramente gli accenti, quello che abbiamo detto, è leggermente meno vivace e forse riuscite a cogliere molto bene all'inizio ancora gli intervalli di quinta. Ascoltate. Do, re. Stessa cosa, Mi, La. Avete sempre un intervallo di quinta. Questo che avete sentito, questi due esempi, sono molto diretti popolari. Nasce come danza contadina, di vivacità, di alleggerimento del peso quotidiano. Poi questa danza viene anche assunta e fatta propria da quello che è il ceto più nobile. Quindi da danza popolare diventa anche una danza aristocratica. E il Rinascimento è il periodo dove questo aspetto che leggermente modifica alcune caratteristiche è il momento più evidente. Facciamo subito un esempio, quindi sentiamo subito, caliamoci subito attraverso la musica in questo periodo con un saltarello di Pietro Paolo Borrono ed è un saltarello dal titolo Belfiore eseguito alla chitarra rinascimentale. Con questo esempio siamo entrati in un saltarello un po' più composto, un pochino più, vogliamo anche dire, raffinato. Sicuramente anche il passo, da quello che si legge, cambia leggermente, non tanto come sequenza, ma come apertura del salto, per rendere quel saltarello, diciamo, meno rozzo, meno contadino e un pochino meno evidente, però di fondo rimane la stessa cosa. È un passaggio, sarà il passaggio poi che porterà dopo il Cinquecento a un declino. Il Cinquecento è il momento dello splendore di questa danza a livello aristocratico, poi piano piano sparisce.
Ne abbiamo ancora adesso una riscoperta, una rinascita grazie a quei gruppi folcloristici, di danze folcloristiche, scusate l'incastramento della lingua, che hanno riportato in auge un po' queste danze, sia medievali che rinascimentali, e ovviamente tra queste anche il saltarello. Vi lascerò in descrizione qualche link per vedere anche da un punto di vista anche bucolico proprio il passo, così avete un'idea più chiara. Noi lo analizziamo dal punto di vista più musicale, ma anche sapere com'è il passo può essere utile. Per chiudere, dove andiamo a parlare col saltarello? Andiamo anche alla musica sinfonica. C'è il saltarello anche lì. Ascoltiamo il quarto movimento della la sinfonia numero 4 in La maggiore di Felix Mendelssohn, che è un saltarello. Seppur in versione sinfonica, alcune caratteristiche che abbiamo trattato e visto erano presenti. Allora, sicuramente una notevole vivacità, accenti ben marcati e terzine rapide e veloci. Alla prossima!